Buonasera di nuovo, siamo sempre qui, siamo a fare questo secondo video dove eravamo rimasti col video precedente. Avevo fatto notare questo pollone che era diciamo così sfuggito l'anno scorso, 2 anni fa questo era sfuggito, poi l'anno scorso l'ho lasciato con l'intento di farci una produzione particolare, cioè tornando indietro, una premessa. Molti anni fa, quando diciamo noi eravamo bambini e tutti gli agricoltori avevano 5-6 olivi per famiglia, per poter fare l'olio per uso familiare, adottavano un sistema di stimolare la pianta alla superproduzione, poiché avendo poche piante e non essendoci la tecnica di potatura di oggi che si tende a togliere tutti i polloni, questi polloni li lasciavano appositamente. Perché? Per farli produrre al massimo e poi tagliarli durante la raccolta delle olive, per 2 motivi. Primo, perché facevano molte olive; secondo, perché li tagliavano qui e le olive le scotevano a terra. Esatto. E non dovevano salire sulla pianta. Un po' come fa il nostro amico Ernesto, anche lui fa così. Un po' come fa lui. Allora, però noi qui facciamo anche diciamo una cosina ora in più. Qui è una cosa in più, nel senso che questo pollone è diventato talmente grande che è, diciamo così, ha molte branche, ha molti rametti di 1 anno e che quindi prometterebbe una bella produzione di olive, no? Però, diciamo così, essendo all'interno della pianta, la maggior parte della ninfa va sui rami principali e non andrebbe qui. Certo. Allora come facciamo? Noi dobbiamo costringere la ninfa a salire principalmente prima qui. E come si facciamo? Dobbiamo fargli un'operazione. Qui si deve fare una ferita. Quindi per farlo rendere di più si fa una ferita, quindi è un po' come noi quando ci tagliamo, che lì in quel punto viene stimolata per la guarigione. Sì, no? La ferita si fa il flusso di sangue, di piastrine. Una volta vendevano delle pinze apposite. Io queste qui, questo l'ho fatto a scopo dimostrativo. Io non mi posso mettere su 500 olivi a fare questi lavori, se no finisco l'anno della vecchia, sì. Non ce la faccio. Quindi questo l'ho fatto per far vedere cosa si faceva una volta, che era una cosa. L'ho rifatto su qualche olivo, mi ha dato ragione di ciò che mi avevano tramandato. Mio nonno lo faceva, ma aveva 8 olivi, però aveva l'olio per tutto l'anno con 8 olivi. Allora cosa faceva mio nonno? Faceva questo lavoro. È circa 1 centimetro dall'altezza della bifurcazione, con una pinza faceva questo lavoro. Lo sbucciava però. Ecco. Sì, perché ora l'oliva è in amore. E si lascia sbucciare facilmente. Ecco, faceva questo lavoro. Vedete? Si chiama decorticazione anulare, decorticazione, cioè viene scorticato il gambo. Accidenti. Ecco cosa succede. Perfetto. Cosa succede? Questo ramo si trova ferito, molta linfa cerca di salire repentinamente, durante la fioritura qui si riempie molto di fiori, si riempie di tante olive, che a noi ci serve soltanto poi quando si coglie, si taglia il ramo e si butta via. Capito il discorso? Quindi, erano furbi i contadini. Una volta erano avanti, non avevano fatto le superiori. No, le agraria, non erano agronomi, ma erano coltivatori. Quindi le cose si tramandavano di padre in figlio. Questo mio nonno lo faceva. Quindi questo però lo facciamo solo nel caso in cui poi l'anno dopo si voglia tagliare. Ma c'è un altro sistema, quello che non si deve tagliare il ramo, ti faccio vedere. Ecco, facci un po' vedere. Ecco, vediamo, qui vediamo, ti faccio vedere una cosa. Andiamo di qua, possiamo spostarci? Sì. Dunque,
vogliamo, ecco, vedi questa branca? È molto vegeta, ha molti rametti di un anno, quindi già promette da sola di fare buoni frutti, no? Direi di sì. Ecco, noi però, ora levo questa se no ci dà fastidio. Noi vogliamo fare una cosa, dice, vogliamo fare una cosa, la vogliamo stimolare a produrre un pochino di più degli altri. Ok. Allora cosa gli facciamo? La pinza è sempre quella. Sempre quello. Sì, non cambia nulla. Si fa questo lavoro. Ok, l'hai soltanto tagliata Così, basta. Senza toglierlo. Una piccola incisione anulare doppia. Ok. Cosa c'è? C'è questa ferita, viene attratta lo stesso la ninfa, si produce di più, però a ottobre è guarito. Perfetto. E non c'è da Non c'è tagliare. bisogno di togliere il ramo. Questo siccome l'abbiamo fatto la decortificazione perché avevamo intenzione di toglierlo, non solo ci serve per farlo produrre di più come questo, la produzione è uguale sia qui che Certo, qui, però- ma questo anche per riconoscerlo che va tagliato, Certo. quando si viene qui dice cosa c'è da tagliare, questo è scorticato, via, Perfetto. è già un segnale che va tolto. Fernando, questa è una prelibatezza che hai dato a Super Green e tutti i fan di Super Green ti ringraziano. È una per questa chicca, cosa. infatti ho detto la dobbiamo far vedere, che questo pollone l'abbiamo lasciato apposta per far vedere che in effetti si può fare una produzione, una superproduzione, poi amputazione e una superproduzione lasciandolo. Perfetto. Questo è importante. È È una bella È cosa. un'ottima cosa. sterilizzato. Io penso che molti olivicoltori non lo sapranno queste cose. Se ora lo sappiamo. Io ho 74 anni, però capito? Avevo 6 anni quando l'ho visto fare. Quindi quanti anni fa? Diciamo una settantina, 68 anni fa, insomma, via. Qualche annetto è passato. Sì, Ma cioè, ora lo fa più erano nessuno. appena andati via i tedeschi. Senti un po', pensa te. Capito? A giugno andarono via i Che tedeschi. come si diceva prima, a quei tempi non è che si moriva di fame, No. però la miseria si tagliava a Tanta, Porca miseria. tanta. Ecco. E le olive e le piante poche piante dovevano fare molte olive. Capito? Eppure era così. Perché ogni agricoltore, pur piccolo che era, aveva il suo olio, le sue Sì, sì. 10 piante di Sì, olive sì. e gli bastavano. Ora a volte con 500 piante non si riesce a avere l'olio. È vero, qui si ammalano tutti. Fra Mosca e cosa, A Tignola. proposito di Mosca, già che ci siamo, ma quest'anno Mosca? No, quest'anno è presto, non si sa. Ancora A presto. Mosca si comincia a vedere quando ci sono le drupe già grosse. Ma te c'hai tutti i tuoi rimedi anti-mosca? Sì, no, c'ho i rimedi antimosca, quelli diciamo innocui biologici, Esatto. che cerca di tamponare come Con si quello. può. Guardate a vedere il video, l'abbiamo già fatto questo. Ragazzi, alla prossima, un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao, guardate questi video e poi torniamo ancora, se vi Vai. piacciono. Sì, ci piacciono a tutti.